Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Lo so che ora avete visto la miniatura del video e avete urlato tutti quanti finalmente il video sui mirini, e invece è un troll. No, non è vero, non andate da nessuna parte, è davvero il video sui mirini. Ci tenevo a fare questa intro per scusarmi perché ci ho messo davvero parecchio per tirar fuori questo video bestiale, solo perché volevo capire un po' di più del gioco su computer, e prima o poi arriverà anche il video sul bestione qui dietro, e perché mi servivano alcuni dati. Ve ne sarete accorti, stanno uscendo meno video sul canale, semplicemente perché sono preso da tantissime altre cose. Anche noi, come la maggior parte degli youtuber del mondo, ci siamo spostati un po' su Twitch. Sia io che Marco stiamo provando a giocare su Twitch in vostra compagnia, la cosa ci diverte. Marco è tutti i giorni in live, io non riesco ad esserci tutti i giorni, ma quando ci sono io vi divertite di più. Quindi vi aspetto, vi lascio ovviamente il link qui sotto in descrizione. Cercherò di portarvi quanti più video possibile e soprattutto con una qualità ancora più alta. Dovremmo fare anche il video sullo speciale dei 50k, ma siamo quasi a 60.000 iscritti e non l'abbiamo fatto ancora. Lo faremo poi. A questo punto direi di partire col video più atteso di tutti i tempi di questo canale, e aprite bene le orecchie perché ci saranno una marea di informazioni, tenetevi pronti. Dunque, esattamente come è stato per il video sulle canne, ho deciso di non limitarmi a dire questo mirino è buono e quest'altro fa schifo. Non serve a niente se poi non vi faccio capire come funzionano, soprattutto perché non c'è scritto da nessuna parte che si debba usare sempre lo stesso su tutte le armi, e i pro player di R6 ce lo dimostrano di continuo nelle loro partite. Quando poi inizierò la serie sui singoli operatori delle varie unità vi mostrerò con precisione quelle che sono le mie scelte e ve le motiverò. Quindi ho preferito trattare l'argomento in maniera approfondita, in un modo che su YouTube Italia e forse mondo non si è mai visto. Mi sono messo ad analizzare tutte, e sottolineo tutte, le tipologie di mirini presenti nel gioco: i 4 di base, ACOG, olografico, reflex e red dot, le 4 versioni disponibili solo per i russi e ben 6 alternative particolari. In questa prima parte, avete sentito bene, prima parte, altrimenti avrei dovuto fare un video di mezz'ora e non mi è sembrato il caso. Dicevo, in questa prima parte vi parlerò dei 4 mirini NATO, cioè quelli che possono essere utilizzati sulla maggior parte delle armi. Se dovesse piacervi, e vi chiedo di dimostrarmelo con like, commenti e condivisioni del video, mai come questa volta perché dietro c'è un lavoro pazzesco, pubblicherò la seconda parte dedicata ai mirini russi, a quelli speciali e soprattutto anche alle 2 impugnature, verticale e inclinata. Ora, fate attenzione, vi faccio prima una spiegazione tecnica che vi servirà per capire il ragionamento, ma se pensate non mi interessi, in questo momento vi faccio comparire anche a schermo il minuto preciso in cui inizio a parlare dei singoli mirini. Skippate a vostro rischio e pericolo. Oltre alle caratteristiche principali di questi sistemi di puntamento vi darò anche delle informazioni in più sulla questione del campo visivo, l'FOV, che viene modificato in modo diverso a seconda dell'arma e del mirino equipaggiato. Quando si usa la mira di precisione, ciascun tipo di mirino altera il campo visivo in base a un modificatore specifico. Ho ricavato il tutto, compresa la frase precedente, dal comunicato ufficiale rilasciato pochi giorni fa e che io stavo aspettando già da un po', perché quando ho richiesto queste informazioni al mio contatto di Ubisoft mi ha detto che il team di sviluppo ci avrebbe lavorato di lì a breve, e così è stato. Almeno chi è su PC dovrebbe avere una mezza idea del significato di campo visivo o field of view, perché su computer è possibile cambiarne il valore nelle impostazioni grafiche. Per farla molto semplice, comunque, in campo videoludico è la quantità di spazio inquadrata dalla telecamera di gioco. Non vi spaventate, in realtà è più facile di quanto possa sembrare e lo state vedendo. Cambiando il valore si modifica la percezione e la profondità dell'ambiente. Considerate che su PS4 e Xbox One il campo visivo in Rainbow Six è bloccato a 60 e non può essere cambiato, dunque è molto schiacciato, mentre su PC può arrivare fino a 90. Ovviamente mica potevo fermarmi qui, altrimenti come facevo a distruggermi completamente l'esistenza? Sono andato anche a misurare mirino per mirino, scontornandoli uno ad uno, il numero di pixel dell'inquadratura coperti dalla struttura metallica e dall'arma in modalità di mira. Giusto per conoscenza, per quelli più curiosi, il tutto è stato fatto su frame in Full HD, quindi 1920x1080, ovvero 2.073.600 pixel, e con un FOV pari a 60. Poi vi faccio capire meglio tra poco, non preoccupatevi. Iniziamo
passiamo finalmente dal Red Dot. Come arma ho usato sempre l'M4 di Maverick perché mi permetteva di equipaggiarli tutti e perché mi sta simpatico l'operatore. Si tratta sicuramente del mirino meno amato dai player di Siege, anche se io ho giocato solo con questo per tutto l'anno 1. Sì, anche su Jäger che al tempo aveva l'ACOG, sono una bruttissima persona. Innanzitutto il Red Dot non fornisce alcun tipo di ingrandimento e nonostante gli sviluppatori ne abbiano ridotto le dimensioni, il puntino rosso che sostituisce il tipico reticolo risulta tutt'oggi abbastanza ingombrante. Sconsigliatissimo nelle mappe molto grandi dove la maggior parte degli scontri avviene su lunghe distanze, perché può capitarvi addirittura che il puntino vi copra tutta la testa di un avversario. Tra l'altro in modalità ADS con questo mirino equipaggiato vi verranno coperti ben 332.306 pixel, che sono circa il 16.03% dello schermo. La struttura di metallo è molto compatta e gran parte della zona centrale dell'inquadratura viene coperta. Si piazza addirittura al quarto posto della classifica totale dei più ingombranti. Tenete ben presente però che i pixel li ho calcolati sull'arma che usavo e che con altre bocche di fuoco il valore può cambiare leggermente. Ovviamente il Red Dot non può avere solo svantaggi. Il suo modificatore di campo visivo è pari a 0.9, un valore che va moltiplicato a quello dell'FOV per capire di quanto cambi la nostra percezione dello spazio quando si entra in modalità di mira, e in questo caso parliamo di una riduzione del 10%. Ora dovreste aver capito il ragionamento di base e acceleriamo un po'. Olografico, con una struttura più squadrata ma leggermente meno compatta di quella del Red Dot, è una delle alternative preferite da tutti i player. Anche in questo caso abbiamo un puntino al centro, ma le sue dimensioni sono ridotte e soprattutto si tratta di un reticolo che ci aiuta inconsciamente a percepire meglio lo spazio circostante. La struttura occupa il 14.32% dello schermo, che non è affatto poco e che anzi in alcune situazioni può coprire interamente il corpo di un avversario. Anche in questo caso il modificatore di campo visivo è pari a 0.9. Vi faccio un esempio al volo: se siamo su console con l'FOV bloccato a 60, si moltiplica per questo valore e si ottiene il campo visivo quando si entra in mira con l'olografico, ovvero 60 per 0.9, cioè 54. Comunque, stando a questi dati capirete perché l'olografico viene scelto in tantissime situazioni. Il reticolo a forma di cerchio con le 4 stanghette permette di avere un ulteriore punto di riferimento in ADS e il piccolo puntino rosso non è così ingombrante da poter risultare fastidioso come quello del Red Dot. Quindi si tratta di un'opzione davvero valida sia per gli scontri avvicinati che per quelli su lunghe distanze, ma solo per la pulizia dell'inquadratura, perché anche in questo caso non abbiamo alcun tipo di zoom. Tendenzialmente ne consiglierei l'utilizzo su armi con un rinculo e con un ratio di fuoco non esagerati, poiché il troppo movimento durante una raffica prolungata può ostruire la mira e addirittura nascondere il bersaglio per qualche istante essenziale. Passiamo al reflex. Questo mirino, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, andrebbe considerato come l'esatto opposto dell'olografico, almeno per quanto riguarda il suo utilizzo. Anche in questo caso abbiamo una struttura più squadrata, ma nettamente più piccola e meno ingombrante dei due precedenti. Si tratta di soli 200.031 pixel, ovvero il 9.65% dello schermo. Che cosa vuol dire? Semplicemente che la vista periferica è molto più libera rispetto a quando si equipaggia l'olografico, anche perché il modificatore di campo visivo è sempre di 0.9. Dunque, reflex meglio dell'olografico? No, non sto dicendo questo, si tratta ancora una volta di usare il cervello. Il reticolo di questo mirino, che comunque non ha alcun tipo di zoom, consiste in un triangolo verde che senza ombra di dubbio risalta molto di più del tipico puntino rosso, soprattutto nelle zone molto scure delle mappe, ma che non semplifica allo stesso modo la precisione, particolarmente in situazioni concitate. Mentre con Holo e Red Dot c'è bisogno di sovrapporre il puntatore all'esatto pixel che si vuole colpire, con il reflex è necessario mirare leggermente più in basso, poiché il proiettile termina al di sopra dell'apice superiore del triangolino. Il mio consiglio quindi è quello di equipaggiare questo mirino su armi con rinculi o rati di fuoco esagerati, così che durante le raffiche prolungate si possa avere comunque la visuale libera su quasi tutta l'inquadratura. È la volta dell'ACOG, il mirino migliore del mondo. Però perché su alcune armi vi dà fastidio e non riuscite a controllarne il rinculo quando lo usate? Quanti di voi l'hanno tolto dal C8 SFV di Bacca? E no, non pensate che l'ACOG aumenti il rinculo, perché non è così. Ovviamente la peculiarità di questo mirino telescopico è il suo ingrandimento pari a 2.5x, perfetto per gli ingaggi a lunga distanza. In difesa non vi può creare alcun tipo di dubbio, perché ad utilizzarlo sono solo gli Anchor, gli operatori pesanti che tendenzialmente restano all'interno dell'obiettivo cercando di affrontare gli assalitori da lontano, dunque non potete sbagliare equipaggiandolo. L'ACOG ha una struttura importante che va a occupare quasi un terzo dello schermo, precisamente il 32.8%,
0,76%. Il reticolo interno consiste in un segmento verticale con alcune tacche e numerini, non utili ai fini del gioco poiché i proiettili non risentono della gravità, e di un triangolo aperto di colore rosso, il cui apice superiore indica il punto di impatto dei colpi sparati. Quindi, perché il rinculo è più difficile da controllare? Il motivo sta nella diversa percezione dello spazio, che non dipende unicamente dallo zoom, ma anche dal modificatore di campo visivo, che con un ACOG in modalità di mira è pari a 0,35. Vuol dire che il nostro FOV viene ridotto del 65% e quindi le distanze percorse dal puntatore durante una raffica prolungata sembrano essere notevolmente maggiori. In sostanza, quando equipaggiare questo mirino telescopico? Sicuramente è un'ottima scelta, se non la migliore, nella maggior parte delle situazioni. Scontato dirvi che se siete tipi restii ad ingaggiare uno scontro ravvicinato perché magari non siete proprio sicuri della vostra mira o preferite semplicemente giocare da support, l'ACOG è la scelta giusta. Diventa l'unica opzione sensata sui fucili a colpo singolo, anche se c'è da fare un ragionamento differente con Glaz, ma ve ne parlo nella seconda parte. Se però siete player abituati a rushare o a giocare in maniera più aggressiva, vi troverete spesso in scontri a fuoco su distanze brevissime e un ACOG potrebbe unicamente crearvi problemi, ostruendovi buona parte dello schermo e dandovi uno zoom sostanzialmente inutile. In quel caso, in base all'arma e stando sempre al ragionamento che vi ho fatto prima, vi consiglierei di valutare tra reflex e olografico. D'altro canto capisco anche che molti giocatori siano perfettamente in grado di controllare alla grandissima qualsiasi tipo di rinculo e che abbiano tra l'altro una rapidità di esecuzione tale da non risentire dei pochi svantaggi dell'ACOG anche durante un rush. Quindi per loro il dubbio non sorge proprio. Mirino telescopico e via. Sembrava impossibile, ma siamo arrivati al termine di questa prima parte. Se voleste la seconda vi chiedo ancora una volta di supportarmi, dimostratemi il vostro interesse con like, commenti e condivisioni, perché a voi non costano nulla ma mi motivate a rifare questo lavoraccio. Se davvero il video vi è stato utile fatemelo capire e vi prometto che non vi farò aspettare troppo per il seguito. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e attivate la campanella. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like